Ce l'abbiamo fatta. Siamo sbarcati ragazzi, sono le 10:41, 33 minuti e ci riparcheggiamo nel solito posto ogni volta che sbarchiamo a Barcellona. Non dormiamo mai a Barcellona, questo è scontato, e quindi esci dalla rotonda e prendi Ronda del Port. E quindi parcheggiamo nel primo paesetto tranquillo qua vicino. 11:30 e ci siamo parcheggiati, perfetti, stanchi, e adesso ce ne andiamo a letto. Ci vediamo domani. Ciao a tutti. Buongiorno amici, inquadro il distributore perché ci siamo spostati, mi sono svegliato alle 7:20, un freddo cane, siamo al nord, cioè siamo al sud della Spagna, però siamo nella parte nord e non giù nella costa verso Cadiz, insomma siamo a Barcellona, quindi ci sono 12 gradi e mezzo fuori e noi eravamo senza gasolio. Allora mi sono spostato, sono venuto al distributore in 5 minuti, buongiorno, ecco adesso mi vedete, e ho fatto il pieno, innanzitutto a 1,54 euro e non più 1,94 come in questi ultimi giorni, quindi 40 centesimi in meno. Con 75 euro ho fatto il pieno, lo stavo facendo con 100. E adesso, una volta che ci siamo svegliati, presto facciamo colazione. Ho acceso il cinesino e ci sono anche le lavanderie nei distributori qui in Spagna, attaccata, quindi scendo e mi faccio una lavatrice. Nel frattempo mangio. Eccola la Rita, buongiorno, che Rita si è svegliata per aiutarmi a separare la roba dal bianco al colorato, così facciamo due piccoline. Oggi mattutini amici, 7, guardate, 7 e 8, neanche 7:10, 7 e 8 già preparando le lavatrici. Questo è tutto colorato, io sto uscendo a farlo. Adesso stiamo andando a cercare un'altra lavanderia perché abbiamo lavato la roba ma non possiamo asciugarla. Esci dalla rotonda e prendi Carrer CD e Parc d'Oci Sud. Quindi ce l'abbiamo ancora bagnata. Siamo appena arrivati, lì c'è la lavanderia e adesso asciughiamo tutta la roba. Oggi purtroppo abbiamo dovuto fare, come vi ha detto Davide, le lavatrici in due volte, in due posti diversi. Adesso siamo fermi in un'altra e stiamo facendo tutto ormai, anche asciugamani, accappatoi, tutto, abbiamo tutto quanto, non abbiamo più neanche uno spillo. Almeno ripartiamo tranquilli e puliti. Mancano 3 ore per arrivare vicino all'ospedale dove Davide farà l'esame tra 2 giorni. Quindi finiamo di fare le lavatrici e ripartiamo. 10:30 del mattino, siamo riusciti a finire e a fare tutto, tutte le lavatrici, persino gli asciugamani del mare, accappatoi, tutto. Tra 600 metri adesso alla rotonda prendi la terza uscita e rimani su C31. Adesso mancano 3 ore e 14 minuti, 349 km, ne faccio 200 adesso e il resto stasera, così siamo già vicini all'ospedale. No, soldi invece. Siamo appena entrati nella Costa Dorada, 2 ore e 53 minuti all'arrivo. Mezzogiorno e 32, ci fermiamo per organizzare il pranzo, proseguiamo dopo. Mancano la bellezza ancora di 152 km. Eccoci ragazzi, ci siamo fermati per pranzo, prendiamo un po' di aria con Dado, Rita prepara da mangiare e poi proseguiamo. Ho fatto praticamente metà percorso, erano 300 e oltre chilometri, ne ho fatto 150. Abbiamo tolto una coscia di tacchino stamattina ma non ha fatto in tempo a scongelare, quindi l'hai tagliata a pezzi e messa in senso la pressione. Sì, così scongelato un attimo e poi
e ce la mangiamo. Dunque ragazzi, coscia di tacchino fatta a bocconcini con patate e poi ci mangiamo delle... come si chiama questo tipo di pasta? Non ho idea. Non mi ricordo. Bavettine, non lo so, con pesto rosso. No, con ricotta e noci. Ah, ricotta e noci. Non ne so niente. Sai. Per fortuna funziona anche la TV, la parabola si è agganciata subito e vediamo tutti i canali, ma noi siamo sempre su focus e documentari. Parcheggio tattico in autogrill o comunque in un distributore lungo la strada. Autogrill. Autogrill. Beh, non lo so se proprio gli autogrill italiani, in Spagna sono un po' diversi. Comunque, buon appetito, ci mangiamo tutto, riposiamo e proseguiamo il viaggio. Ci mangiamo tutto. Ragazzi, il viaggio della speranza continua, siamo in viaggio da qualche giorno, adesso dopo pranzo riposino l'ho fatto, altre un'ora e mezzo, altri 150 km e siamo a Cugliere. Aiuto. Così domani mattina mi posso avvicinare mi posso avvicinare in farmacia per vedere se ci devono dare ancora insulina e poi dopo domani visita, ragazzi, mi lavo faccia e denti e riprende il viaggio. C'è un intruso nel mio letto, c'è un intruso nel mio letto. Cosa ci fai nel mio letto? Prendi questo. Cosa ci fai nel mio letto? Conquistato. A 82 km dal punto dove ci fermeremo siamo entrati in provincia di Valencia. 47 minuti all'arrivo e siamo dentro Valencia, ragazzi. A Valencia il 21 ottobre ci sono 22 gradi e cielo coperto. Nuovamente a Cugliera dopo parecchi mesi. Un pieno esatto da Barcellona sino a Cugliera. Adesso sto rifacendo il pieno. Qua è a 1,60 €. Ragazzi, sono le 8 di sera, ci troviamo a Cugliera. Io molte volte mi dimentico anche di spiegare perché sono convinto che ci seguite tutti da sempre, ma non è così. Gli iscritti sono nuovi e siete nuovi ogni giorno si iscrivono nuove persone e quindi non ci conoscono, non sanno nulla del nostro passato. Noi torniamo a Cugliera ogni 6 mesi per fare una visita, per far fare la visita a Davide, perché Davide è diabetico. Abbiamo scoperto del diabete di Davide qui a Cugliera forse 3 anni fa, non me lo ricordo, più o meno. Quindi torniamo sempre qui per fare appunto queste visite. Ce l'abbiamo il 25, oggi è 22, domani andrò in farmacia, ritirerò delle insuline che ci spettano e poi faremo la visita e poi saremo liberi di nuovo per 6 mesi di stare in giro. Probabilmente se non avessimo avuto questa, la posso chiamare disgrazia, Rita? Si può chiamare questa... Se non avessimo avuto questo impiccio non saremmo neanche sempre qui in zona, magari viaggeremo molto lontano, magari staremo viaggiando in Sud America, non avremo impegni e problemi. La vita è così, bisogna prenderla per come va, reagire, affrontarla. Doveva andare così e noi così la viviamo. È un semplice parcheggio, per quelli che non lo conoscessero, in asfalto di fronte al cimitero e di fronte ai pompieri. Pulito, a Cugliera permettono di parcheggiare così, è pieno di camper, vi faccio vedere, non lo so se ve l'ho già fatto vedere quando siamo arrivati.
non si vede un granché, però è pieno di camper, ce ne saranno una decina, anche di più. Vicino a questo parcheggio ci sono anche delle belle spiagge e quindi noi le visiteremo appena finiremo la visita, o addirittura da domani magari vado in farmacia e poi andiamo 2 giorni in spiaggia, poi la visita e poi via. Nel frattempo Rita ha cucinato, ha studiato un po' con Davide, anch'io dopo ci siamo fatti anche oggi 300 e rotti chilometri, mi sono messo a lavorare un po' al computer. Rita lo stesso ha studiato con Davide e sta preparando la cena. Sento l'inverter, quindi c'è qualcosa in forno e c'è qualcosa che bolle in pentola, c'è qualcosa che cuoce in forno ed è un pezzo di tacchino, giusto? Sì, tacchino con verdure, con patate, melanzane. Oggi è uscito un altro video, stanno uscendo un giorno sì, un giorno no da molto tempo, forse da mesi. Ero arrivata a un mese, 15 giorni, forse a un mese e mezzo, e sono di nuovo sotto il mese. Come vi ho detto, mi avvicino, lo dico e lo faccio ogni volta, e mi avvicinerò ulteriormente, magari tra un po' saremo a 15 giorni. Adesso rispondo ai vostri commenti, ragazzi, sempre moltissimi, sempre grazie mille, ma proprio moltissimi, e tanto affetto. È quello che ci spinge a continuare a condividere, a continuare a filmare la nostra vita. Senza il vostro affetto e il vostro supporto non avrebbe senso, probabilmente. Voglio ricordarvi, e questo ve lo chiedo io, è una cosa molto importante, di iscrivervi al canale e di schiacciare sempre il like, di lasciare un like al video. Questo è importante per noi, per crescere. Ci vediamo per cena, ragazzi. Stiamo togliendo le verdure perché sono pronte, mentre la coscia la lasciamo ancora 10 minuti, un quarto d'ora. Sì. Siamo arrivati alla cena, tanta verdura e un pezzo di tacchino al forno, e poi patate, zucchine, melanzane, non lo so, lo vediamo. Scusate, che cosa hai detto? Ecco qua, una cenetta, un bicchiere di vino, pane, e va bene così anche oggi. Ragazzi, che dire? Buon appetito a tutti. Anche oggi 330 km li abbiamo fatti e ci rilassiamo un po'. Ci si vede domani, si fa una bella giornata, ci si vede in spiaggia, ragazzi. Buonanotte a tutti. Davide con il vino. Sì. A Roma sarebbe Romana, no? Sì. Col vino. Romana. E infatti tuo padre il vino gli piace, no? Sì, è tutta... Buongiorno a tutti amici, vi ho fatto sentire una parte di una telefonata e noi l'inglese non lo parliamo, Rita non lo parla, Davide deve studiarlo e impararlo per forza, quindi abbiamo preso accordi con degli amici, ma è una professoressa, madrelingua, come vi dicevo prima sottovoce mentre parlavano. Farà 2 ore a settimana, quindi saranno 8 ore al mese, non è poco, e imparerà a parlare inglese al 100%. Sin quando Davide non imparerà, io non smetterò di insistere, di pagare e di farlo studiare, di farlo impegnare. Va bene, detto questo, ragazzi, chiudiamo la parentesi inglese. Devo andare. Aspetta, vi faccio salutare la Rita, che è tutta sorridente, non vede l'ora di comparire nei video. Anche no. Perché anche no? Vabbè, di mattina, tutta spettinata, tutta Non è fa proprio il niente, massimo. non fa niente, Rita, tu sei bellissima sempre. Certo, sì. No. No. La vedi, viene da... Peggio che vai, dai, vabbè, Va bene, io devo andare, cioè dobbiamo fare la spesa, dobbiamo mettere i pannelli e caricarci la batteria fuori perché il sole inizia a scarseggiare e oggi ho dovuto vuotarla. Vedete, era strapiena, era 1 kilowatt e l'ho vuotata tutta dentro le batterie del camper, adesso la rimetto con i suoi pannelli e quindi si caricherà con i suoi pannelli. Perché stamattina mi sono svegliato e le batterie erano a 12,89, adesso sono a 13,11 e stanno entrando 5 ampere, poca roba. Perché la signora Rita ieri sera ha tenuto il forno acceso 1 ora e mezzo di forno e un po' le ha buttate giù, anche perché non stiamo caricando tanto in questi giorni.
Bisogna stare un po' attenti. Poi vi devo andare in farmacia a ritirare delle insuline, quindi devo muovermi, bisogna fare un sacco di cose. Vado. Ci siamo messi anche i pannelli. Questo è Bobby, ragazzi, il cane del tedesco che vive qui tutti gli anni in inverno e poi se ne va via e torna tutti gli inverni, si fa 4-5 mesi qui. Quindi pannelli posizionati e adesso c'è questo palo, porca miseria, proprio un pezzo sui pannelli, ma adesso come il sole uscirà andrà meglio. Questo monopattino si è bucato, adesso devo andare e cercare di farlo riparare da qualche parte, non so dove. La Rita che ci fa sempre bei regali. E di là, Dado, in quello verde. Sono andato dal ragazzo che mi aveva montato lo staccabatterie nello scooter, nel Liberty. Si è ricordato di me, lui non fa questi lavori, però mi ha detto che qui c'è una persona che si occupa di queste cose. E quindi qua dovrebbe essere nella via praticamente dove siamo anche noi, non so che distanza, però mi faccio una passeggiata. Loro non mettono pezzette, mi ha già detto al telefono, però cambiano la camera d'aria e speriamo che cambino anche la mia, che ce l'abbiano, vediamo. Caie Nuove Sueca Cugliera, dovrebbe essere questa via qui. Ragazzi, l'ho trovato, è questo. Ho lasciato il monopattino. Per cambiare una camera d'aria ci vogliono 30 euro e per mettere invece due ruote senza più camera d'aria, non di quelle dure, però comunque hanno dentro una specie di uno strato gelatinoso, quindi non fa passare l'aria, anche se si buca poi l'aria da lì non passa. È una nuova tecnologia. E però lì ci vogliono 100 euro per cambiarle tutti e due. È tanto, è tantissimo, non tanto. Quindi se mi cambia una camera d'aria a 30 euro me lo tengo così, poi si vedrà. Sono andato anche in farmacia e ho risolto anche il problema dell'insulina. Stasera alle 6 devo tornare per ritirarla. E quindi non ci possiamo spostare, non possiamo andare da nessuna parte, tanto meno al mare. Adesso rientro al camper e facciamo la spesa con Rita. Adesso andiamo a fare la spesa con Rita e Dato. Insuline e monopattino, sistemato il problema. Purtroppo devo ritirare il monopattino domani e l'insulina stasera, se no potevamo andare già da stasera al mare, e invece no. Quindi pazienza. Pazienza. Certo. Qua si può entrare. Da qua si può entrare. Guarda, stasera per le ciabattine con Prezzemolo, origano, passata, uova, sacchi gelo, presi, dolcificante, crudo, marmellata di arance, preso. latte, pasta, Preso. lenticchie e pan grattato. Pan grattato. Aglio e cipolle? No, passata, non non l'hai passata, preso? il concentrato. Non c'è. Ah. Aglio e cipolle? Sì. Scottex? Sì. Concentrato di dadi? Concentrato no, dadi sì. No pasa nada, es normal. No, es normal. Se ve normal, perché está malo. Ah, ok. Ragazzi, la spesa l'abbiamo fatta. Vi dico l'orario, è mezzogiorno e 35, bisogna poi organizzare il pranzo. Sì, veloci. Veloci, stai riordinando? Sì. Pulendo anche. Anche, fa parte tutto del mestiere. Comunque, tornare con 4 bustoni carichi è un casino. Quando avevamo lo scooter le facevo io le spese, comodo, era molto certo. più semplice, bisogna ammetterlo. Però dai, anche il monopattino, se ci Sì, con lo zaino sì. È uguale. Sì, con lo zaino sì. Cambia, dai. Camper in ordine, abbiamo ritirato tutto e Rita è già in cucina che ci prepara i funghi. Rita, cosa ci prepari alla fine? Funghi? Allora facciamo la pasta con i funghi e poi non lo so,
Davide ha detto che vuoi il pesce, tu cosa vuoi? Quello che vuoi tu, va bene. Facciamo un pochino di Quello che vuoi. pesce. Ok. Che mi guardi con quella faccia scemo? Dato, pronti? Sì. Adesso Ci siamo? Sì. A me piace questa pasta. Anche a me. Sta colorata. E chi la compra? Tu. Infatti ho detto anche bravo. In TV solito documentario, a tavola solito piattone di pasta squisito fatto da Rita con funghi e cremina varia. Ci mettiamo un bicchiere di vino bianco, ancora italiano. Sembra olio motore. No, no, davvero, bel colore. Ok ragazzi, buon appetito. Buona. È una giornata bellissima, ma purtroppo avevamo un sacco di commissioni da fare, altrimenti ci saremmo goduti il mare. Ma una volta fatta la visita, e mancano solo 2 giorni, oggi è 23, ce l'abbiamo il 25, dopo la visita ritiriamo freestyle, insulina e siamo liberi 6 mesi, ragazzi. Un po' di sole lo prenderemo, penso. Sei della tarde. Davide. Cosa stai facendo? Non distrarmi che faccio un incidente. Hai studiato, ho lavorato, devi continuare a studiare, ma devi fare uno spuntinetto. Sì. Io invece esco e mi alleno, anche se non mi piace allenarmi in mezzo alla strada. Qua siamo in un parcheggio su strada, su asfalto proprio. Però vabbè, non è molto trafficato, esco e mi alleno ugualmente, punto e basta. Cosa vi avevo detto, ragazzi? Che mi allenavo? Zero, devo andare a prendere le insuline di Davide, devo fare un'ora di camminata tra andata e ritorno, perché siamo un po' in periferia e la farmacia è al centro. E devo anche ammettere che inizia a mancarmi anche lo scooter, perché queste erano tutte commissioni che avrei fatto in scooter. Vabbè, l'avrei fatta anche in monopattino tranquillamente questa, ma non ho manco quello perché l'ho portato a sistemare, a far sistemare la gomma. Insuline ritirate, ragazzi. Adesso nel frattempo mi ha telefonato la ragazza che lavora dove aggiustano il monopattino, vediamo cosa deve dirmi, ci sarà qualche problema ovviamente. Per fortuna nessun problema, mi hanno chiamato perché volevano dirmi che non è possibile montare una gomma tubeless, ma non mi interessa, rimonto la gomma con la camera d'aria come in origine, e che io l'ho usato in quella spiaggia dove abbiamo preso il sole, che praticamente passavo sopra queste pietre, forse addirittura vulcaniche, ti tagliano la gomma. Starò più attento, lo userò solo in strada e spero che mi possa durare. Adesso si rientra al camper e se riesco, sono le 6:30, se riesco mi alleno. Amici, buonasera, alla fine mi sono allenato, ero convinto che dopo la passeggiata non ci sarei riuscito, passeggiata di un'ora per andare a prendere le insuline e per vedere a che punto era il monopattino, e invece mi sono allenato. Adesso apparecchiamo, sono le 8:30, anche Rita si è allenata, si è fatta la doccia e sta preparando la cena, anzi l'ha già preparata. Spezzatino con fagioli e una bellissima insalatona. Stamattina abbiamo comprato alla Lidl dei pomodori, forse si chiamano ramatti, non lo so, comunque sembrano buonissimi, molto polposi. Sì, si chiamano pomodori rama. Alla fine, Rita, comunque contro tutte le aspettative ci siamo allenati. Tu hai finito al buio, qua fuori, con la luce del campo. Sì. Vabbè.
Non mi piace neanche molto perché c'era un po' di vento e allenarmi col vento non mi piace perché quando sei sudato mi dà fastidio. Pericoloso, io mi sono messa la felpa. Felpina leggera, ma sempre. Adesso ci scoppiamo ragazzi questo piatto di spezzatino con fagioli, mamma mia. E comunque spezzatino con fagioli Tanta roba. è troppo buono, anche con piselli lo amo, Sediamoci e aprovecchiamo. Errore del sensore. Vai. Mi ha organizzato un bel piattone la Rita, Mi piace molto. Sono contenta. Ragazzi, ci si vede domani con qualche commissione, ritiriamo il monopattino e poi manca un giorno alla visita e poi si riparte.